io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Torniamo in Lazio, in provincia di Frosinone, ad Anagni. Queste saranno le tappe della nostra gita. Ad Anagni vissero 4 dei papi più potenti del Medioevo. Nel suo centro storico si respira ancora l'atmosfera che fu scenografia di memorabili eventi storici. Lasciamo l'auto al parcheggio multipiano, gratuito nei giorni festivi. Iniziamo il nostro tour dalla cattedrale di Santa Maria Annunziata, costruita attorno al 1100 per volere di San Pietro da Salerno, con i fondi che, secondo la leggenda, gli furono donati dall'imperatore bizantino Michele VII, dopo essere stato guarito da una malattia grazie alle preghiere di Pietro. All'esterno lo stile è romanico emiliano lombardo, con un campanile di 30 metri con 5 campane. Sulla destra, guardando la facciata, si trova l'ingresso al museo della cattedrale, assolutamente imperdibile. Per la visita è indispensabile prenotare l'orario di accesso. È possibile farlo tramite mail o compilando il modulo dal sito. Tuttavia, il metodo più rapido è telefonare. Lascio l'info in descrizione. Il percorso di visita è ben descritto da palline esplicative. Per comodità potete anche scaricare l'audioguida gratuita dal sito ufficiale. Si parte dalla biblioteca al primo piano, con volumi dal XV secolo e antichi incunaboli. Si passa nella sala capitolare, con armadi e sedute numerate per ogni canonico, nelle sagrestie, con i reliquiari, e si arriva alla sala del tesoro antico, gran parte frutto di donazioni di Bonifacio VIII, con i preziosi tessuti del 200, il cofanetto reliquiario dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket. Da qui si passa alla Cappella del Salvatore, realizzata per le celebrazioni private del vescovo di Anagni, con importanti opere artistiche. Scendendo a piano terra si arriva alla cattedrale, dove è possibile vedere da vicino il presbiterio e l'abside, per poi recarsi alla Cappella Caetani del 1300 circa, con i sarcofagi con gli scudi eraldici della famiglia e l'affresco della Vergine con Bambino, rimaneggiato varie volte nei secoli. Scendiamo nei sotterranei nell'ambulacro e nell'oratorio di St. Thomas Becket, ambiente a forma di nave rovesciata del I-II secolo d.C., con scene del Nuovo e del Vecchio Testamento, e vita e martirio di St. Thomas Becket. Ed ora, in base all'orario che vi è stato comunicato all'ingresso, entriamo nel più grande tesoro della cattedrale, la cripta di San Manio, conosciuta anche come la Cappella Sistina del Medioevo. Lo straordinario ciclo pittorico si sviluppa su tutta la superficie, raccontando la storia dalla creazione del cosmo all'Apocalisse. Gli affreschi più antichi sono del XII secolo e sono riconducibili a 3 diverse botteglie di artisti, tra i più abili del tempo. Negli altari sono conservate le reliquie dei vari santi e martiri, tra cui San Manio, Santa Secondina e il vescovo Pietro. I pavimenti sono originali, assemblati con vari marmi colorati. Tra gli affreschi sono rappresentati San Giovanni Evangelista nell'olio bollente e l'oltraggio del taglio dei capelli, Cristo Pantocratore tra 4 santi, i Filistei rubano l'arca santa e uccidono i figli di Eli, che saputo l'accaduto muore, l'arca nelle città dei Filistei causa morte e pestilenza, i Filistei restituiscono l'arca trainata da 2 vitelle, l'Apocalisse di Giovanni con l'agnello mistico dai 7 corni e i martiri che chiedono giustizia, e tante altre scene. Ultima area da visitare nel museo è il lapidario, nell'antico chiostro, in cui sono conservate lapidi e lastre decorate, con bellissimi pezzi archeologici. Tappa successiva, il palazzo di Bonifacio VIII,
cornice della celebre vicenda dello schiaffo di Anagni. Sono poche stanze visibili con un percorso ad anello accompagnati da un'audioguida. Se ascoltate tutte le voci presenti, calcolate almeno un'ora. Papa Bonifacio VIII, della famiglia Caetani, si ricorda anche per aver proclamato il primo giubileo cristiano nel 1300. Egli stava per scomunicare il re di Francia, Filippo IV il Bello, colpevole di voler tassare il patrimonio della Chiesa in Francia. Ma prima della scomunica, l'alleato di re Filippo, Giacomo Sciarra Colonna, con 1000 mercenari, irruppe nel palazzo. Si narra che il pontefice alla sua vista esclamò: «Ecco il collo, ecco la testa, riconosco il primogenito di Satana!» E a quel punto Sciarra Colonna schiaffeggiò Papa Bonifacio VIII. Nel palazzo è molto bella anche la Sala delle Oche, una specie di catalogo di cacciagioni. Ultima tappa ad Anagni, Palazzo Barnekow, una dimora storica nobiliare abitata a metà Ottocento dall'intrigante artista svedese il barone Albert von Barnekow. È visibile solo la facciata, con riferimenti alchemici ed esoterici. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!